Ciao ragazzi, primo video del canale Horror Dipendenza, canale associato alla mia pagina Facebook Horror Dipendenza. Sul canale non si tratterà esclusivamente di argomenti relativi alla pagina, ma anzi sarà una cosa che voglio dedicare soprattutto a video di carattere un pochino più personale, diciamo, quindi unboxing, aggiornamenti, collezione e cose di questo tipo. Vi mostro i miei ultimi acquisti, sono soprattutto DVD, molti dei quali usati, io compro tantissimo usato. Allora, cominciamo con Occhi senza volto. Questo è un classicone che io adoro, film di tutt'altro livello e genere webs. Questo è un B-movie poverissimo, ambientato in questa dimensione alternativa dove c'è una specie di regina ragno aliena che trasforma la gente in schiavi zombie. E vi dirò che la regina ragno a livello di make-up è anche abbastanza carina, peccato che per tutto il film si veda tutt'altro, quindi questo classico film da cestone a 2 euro, a dir tanto. Link lo volevo vedere da una vita, finalmente l'ho recuperato, l'ho trovato molto, molto bello, con questo scimpanzé assassino, intelligente, vendicativo che fa una mattanza. Battle Dogs, quindi torniamo al B-movie degli ultimi anni. Questo è un film Asylum, nonostante sia un prodotto Asylum l'ho trovato parecchio interessante, quantomeno l'idea di base. C'è questa specie di outbreak, questa apocalisse licantropica, la gente si trasforma in lupi mannari e il governo statunitense vuole sfruttare la cosa per fini militari. Poi ovviamente è un prodotto Asylum, quindi gli effetti speciali sono quello che sono, però di base poteva essere interessante. Poi questo è Infidus, uno dei pochi film Necrostorm che ancora mi mancava. Bottom Feeder, altro B-movie, non l'ho mai visto ma mi hanno detto che comunque è divertente, c'è questo mostro che è tipo mezzo uomo, mezzo topo, mi sembra anche molto splatter a vedere dalle immagini qua dietro, quindi probabilmente apprezzerò. Dark Circus, questo è un import tedesco con sottotitoli italiani, credo sia l'unica edizione di questo film, è un'edizione molto molto bella, Mediabook, doppio disco, no non è vero, Mediabook e basta, c'è un disco solo, c'è la card autografata dalla regista, edizione molto bella per un film che in realtà diciamo non mi ha colpito in maniera particolare, è praticamente un Alice nel Paese delle Meraviglie in chiave goth, è un bellissimo carnevale goth, quindi tutta gente vestita con abiti bellissimi. La regista sostiene che non vuole essere un omaggio alla cultura goth, però tant'è. Io sicuramente fra le cose che mi ha colpito di più è appunto questo festival del gotico, abiti bellissimi, scarpe bellissime, ma purtroppo non mi ha colpito molto altro. 7 femmine per un sadico, l'ho presa a scatola chiusa pensando fosse un giallo, tratta in inganno da questo titolo che richiama molto a quella che era la moda dei tempi negli anni 70, i titoli numerici, tipo 6 donne per l'assassino, 4 mosche di velluto grigio, eccetera eccetera. In realtà non c'entra con quella tipologia di film, è più una sorta erotico con una componente onirica molto molto marcata, in effetti non credo di aver afferrato appieno la trama. Di interessante c'è sicuramente la scena iniziale, poi purtroppo il film si appiattisce e succede poco e nulla, tranne una scena molto molto bella in una cripta che non volevo spoilerarvi, ma in realtà la si vede anche qua in copertina, di 2 amanti che finiscono schiacciati fra 2 presse con degli spuntoni tipo sandwich insanguinato. Blind Beast, questa è una chicca assoluta, una perla del cinema estremo orientale, credo che questa edizione sia anche abbastanza rara. The Dark, questo è un film che vidi da ragazzina che mi era piaciuto molto all'epoca, me lo ricordo a malapena, qualcuno lo definiva, mi ricordo, come il Silent Hill irlandese. Questo è ancora sigillato, non l'ho mai visto. Cold Skin, la creatura di Atlantide. Allora, da quel che ho visto lo fanno spesso anche in TV e dovrebbe essere qualcosa di ispirazione Lovecraftiana. Coma profonda, questo non l'ho mai visto. Io dovete sapere che durante
nel periodo delle superiori ho passato il momento medical thriller, ho letto qualcosa come 25-30 libri di Robin Cook tutti in una volta e sicuramente Coma era uno di quelli che mi aveva colpito di più. Ho scoperto solo di recente che esisteva un film tratto dal romanzo, quindi l'ho voluto recuperare. Poi c'è La leggenda di Lucy Case, tratta da una storia vera. Questa è una ghost story sciattissima che potete tranquillamente evitare. Hemoglobin, dalle viscere della terra. Questa praticamente è un film a cui non davo 2 lire, mi ha convinta a vedere il mio ragazzo e mi ha veramente sorpresa. È un film carinissimo, mi ha ricordato un po' i vecchi Full Moon, quelli belli intendo, quindi molto anni 90 con queste creature. Poi c'è La notte dei 7 assassini. Che dire, questo è un po' una sorta di Evil Dead all'inglese, cioè molto, molto alla lontana. E praticamente c'è questo libro tibetano dei morti, con il quale gli incauti, questa troupe cinematografica risveglia questo zombie che abita nel giardino della villa in cui stanno girando un film horror. E il film è molto lento, però se si riesce a resistere fino al finale regala qualche soddisfazione, secondo me. Dead Mary, Weekend maledetto, mai visto, mi hanno detto che è carino, anche questo qua. Dead Escort Service, questo l'ho preso completamente a scatola chiusa, è un film della Black Lava, quindi spero ci sia abbastanza sangue per i miei gusti. Questo è un recupero di un vecchio Midnight Factory, Knock Knock. Poi c'è Craze, il buio macchiato di rosso, questo è un thriller piacevole, c'è questo antiquario che venera questa specie di idolo africano che si chiama Chuko, e gli sacrifica delle donne perché secondo lui questo gli porta ricchezza e fortuna, insomma. Allora, questo è uno degli ultimi film che ho comprato a tema squali. Io sono una fanatica di film di squali, anche se devo ammettere che ultimamente non ne sto comprando tanti. Questo è Atomic Shark, ce ne sono 2 film con questo titolo. Poi c'è Sharkzilla. Allora, questo, non fatevi ingannare dal titolo, sarebbe in realtà il film Megalodon. Io l'ho comprato consapevolmente di ciò, perché in realtà Megalodon ce l'ho già, però lo volevo nella versione Sharkzilla per questioni di collezionismo, perché, cioè, Sharkzilla, nel senso. L'Isola degli uomini pesce, questo era questo credo sia un'edizione abbastanza rara. I film horror e gialli di Martino li ho visti penso tutti, questo mi mancava, l'ho recuperato poco tempo fa, l'ho visto con il mio ragazzo, ci siamo divertiti tantissimo. A me piacciono un sacco i film con i mostri. Questi sono uomini pesce bellissimi, con questi costumoni molto goffi, però fanno il loro effetto. E noi ci aspettavamo di vedere una scena di un uomo rivoltato come un calzino. Avevamo letto da qualche parte questa cosa e quindi siamo stati tutto il film a aspettare questa scena che in realtà non c'è mai stata, perché pare che fosse una scena girata in più, messa nel cut americano, quindi questo è il cut italiano e non c'è nessun uomo calzino. Peccato, comunque ci è piaciuto lo stesso. Allora, Hunger diciamo che è abbastanza irrealistico sotto vari punti di vista, però per un amante del survival può comunque essere interessante. Ci sono questi che vengono chiusi dentro un sotterraneo, lasciati senza cibo per 30 giorni perché c'è questo maniaco che li controlla e aspetta trepidante che comincino a mangiarsi uno con l'altro. Allora, poi cambiando un attimo genere, c'è Coco della Walt Disney Pixar, perché dovete sapere che non è horror, però se ci sono scheletri e teschietti ha comunque la mia attenzione. Questo, vabbè, film carino. Ah, poi c'è il cofanetto Non aprite quella porta collection, che ve lo dico a fare. Sono i 2 box Midnight Factory, entrambi molto belli, box molto bello, edizione molto bella, tutto molto bello, quindi vabbè, non mi dilungo perché tanto sapete già tutti di cosa sto parlando. Poi, non sono finiti qua.
Questo è un altro B-movie, Speed Demon, che non ho mai visto, ma vedo che la regia di David Decotto e i film di Decotto post 2000 più o meno sappiamo tutti dove vanno a parare, quindi sicuramente ci saranno maschioni mezzi nudi con gli addominali e i pettorali oliati. Questo è un gran bel film, a me piace moltissimo, Mom and Dad, questa è un'edizione import, un'edizione tedesca, ed è un film molto, molto morboso. Profezia è un altro di quelli usciti recentemente per Sinister. Non l'ho mai visto, cioè in realtà proprio non so cosa sia, quindi questo per me è proprio un acquisto a scatola chiusa. Horror in the Attic. Proseguiamo con Inseparabili di David Cronenberg. Questo è un Cronenberg che volevo recuperare da una vita, quindi finalmente eccolo qua. Questa è un'altra chicca estrema dal Giappone, The Untold Story. Io ho visto solo questo, so che ci sono dei sequel che prima o poi mi deciderò a recuperare. Questo è un altro import, Psycho Gothic Lolita, import americano, perché sostanzialmente ho provato a comprarlo dall'Europa, ma ho trovato solo un'edizione tedesca che aveva solo sottotitoli tedeschi. Io lo volevo ovviamente con i sub inglesi. Questo non l'ho ancora visto, ma è di quel filone tipo Machine Girl, Mutant Girl Squad, Robo Geisha, insomma, Samurai Princess, quelli lì. Quindi molto splatter, molto grottesco, molto surreale, molto divertente, spero. Poi c'è Zeder, questo è inutile che ve lo presenti, è un classico di Copiavati, credo che questa edizione sia abbastanza rara. Fetus è del buon Brian Paulin, regista indipendente che a me piace tantissimo, ho recuperato di recente suo anche Cryptic Plasma e vorrei recuperare prima o poi anche Bone Sickness. Dead Scared, Iniziazione Mortale, non ho assolutamente idea di cosa sia, sembra un B-movie, probabilmente lo è. Luminol, altro film che ho preso a scatola abbastanza chiusa, avevo letto il romanzo della Santa Croce, uno dei pochi della Santa Croce che sono riuscita a recuperare a prezzi onesti, perché ci sono alcuni titoli che viaggiano a delle cifre inumane, e quindi ero curiosa di sapere un po' come avevano trattato l'adattamento cinematografico. Ecco, questo è l'ultimo film di squali comprato, Toxic Shark, ancora in celofanato, l'ho preso dagli Stati Uniti, regione 1, devo ancora vederlo, sembra interessante, ovviamente per un fan dei B-movie squaleschi. Phobia è un film a episodi thailandese, carino. Simon Says non l'ho mai visto, mi hanno detto che è divertente. E per finire Stephen King Shining, questo me l'ha portato il mio ragazzo, io non l'ho mai visto, non so neanche se qua dentro diciamo c'è tutta la miniserie, spero di sì, e sicuramente lo vedrò a breve. Questo è il mio shopping dell'ultimo periodo, fatemi sapere cosa ne pensate, se mi suggerite altri titoli su questo stile che mi possono mancare. Ciao!